Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di A Chat in Italian. Dunque, da quando è cominciato tutto questo periodo del coronavirus, la pandemia ormai si è diffusa a livello mondiale da circa un anno, diciamo. In Europa perlomeno si parla di febbraio dell'anno scorso, più o meno. Quindi, insomma, ormai è passato un bel po' di tempo e in tutto questo tempo sono avvenuti un sacco di cambiamenti e tanti molto negativi che conosciamo bene tutti, in primis il fatto che insomma non possiamo più uscire di casa con la stessa libertà di prima, non possiamo vedere le persone con la stessa libertà di prima, però ci sono stati anche altri cambiamenti che non sono magari né negativi né positivi, ma semplicemente stavo pensando l'altro giorno che questa pandemia ha stimolato l'ingegno degli esseri umani, nel senso che li ha costretti a inventarsi nuovi mezzi per fare le cose che facevano prima in questa nuova situazione. E alla fine è qualcosa che gli umani hanno fatto per secoli e secoli, no? Ogni volta che si trovavano in un posto nuovo o in delle condizioni nuove, si inventavano qualcosa per riuscire a condurre la loro vita in modo tranquillo, in modo sereno e in modo efficace, quasi come prima. E in particolare una delle innovazioni, una delle cose più importanti che hanno subito una spinta fortissima da quando è cominciato il coronavirus e tutte queste cose qui, è il fatto di fare le cose principalmente online. Quindi a partire dalle scuole, visto che i ragazzi l'anno scorso per qualche mese non sono potuti andare a scuola, hanno dovuto seguire tutte le loro lezioni su Zoom o su, insomma, altre piattaforme simili. Lo stesso vale per tanti lavori, in cui magari le riunioni abbiamo cominciato a svolgere le riunioni su Zoom, su Skype, eccetera. In più tante persone hanno cominciato a fare uso del telelavoro molto più frequentemente per forza di cose, per necessità, no? E quindi abbiamo in un certo senso sdoganato le videochiamate, le videoconferenze e tutte queste cose che prima si facevano di persona, adesso si fanno su internet, si fanno in versione digitale, eccetera. Anch'io stesso, per esempio, qualche giorno fa ho filmato una collaborazione con Simone di Italiano in 7 minuti, vi metterò qui un'immagine del suo canale e poi metterò anche magari il suo link in descrizione. E insomma, questo tipo di cose prima si facevano di persona, non si facevano online, no? Se capitava di trovarsi per casualità nella stessa città, ci si incontrava di persona e ci si sedeva fianco a fianco e si filmava una collaborazione. Adesso invece è diventato comunissimo filmare collaborazioni tra YouTuber. Semplicemente a distanza si fa partire una chiamata su Skype, su Zoom, su qualsiasi altra piattaforma e così si è risolto il problema, no? Io stesso prima ero una persona di quelle che odiano le videochiamate e in generale le chiamate, sinceramente, ma ormai lo faccio sempre anch'io, cioè non ho tanta scelta alla fine. Quindi persino le persone più restie a fare chiamate, a fare videochiamate, hanno dovuto adattarsi. Insomma, tutto questo tipo di cose mi ha fatto un po' pensare e mi sono posto un po' una domanda. Torneremo mai a fare le cose come prima, visto che adesso abbiamo sdoganato tutti questi nuovi metodi? Adesso ormai è normale fare le cose online per tantissime persone e torneremo mai indietro, torneremo mai a fare le cose di persona? Innanzitutto, secondo me, comunque
è bellissimo che adesso, anche in Italia, che da un punto di vista tecnologico è sempre un po' indietro come paese, anche in Italia adesso tante procedure burocratiche si possono fare online, ok? Senza problemi. Cosa che prima del coronavirus non era possibile, bisognava sempre andare in qualche ufficio di persona per sbrigare delle pratiche che adesso possiamo fare tranquillamente seduti a casa. E da questo punto di vista sono molto felice del progresso che è stato fatto, che siamo stati obbligati a fare. Quindi sicuramente queste innovazioni fanno risparmiare soldi e fanno risparmiare un sacco di tempo soprattutto, anche se devo dire che per quanto riguarda i soldi non sempre, perché ci sono un sacco di persone adesso che si fanno spedire la spesa a casa o che ordinano del cibo a domicilio spessissimo, cosa che sì, fa risparmiare tempo e fatica, ma non fa risparmiare sicuramente soldi, perché la consegna costa. Comunque, in linea di massima, insomma, ci sono tanti vantaggi da un punto di vista dei tempi, soprattutto, è tutto molto meno dispendioso. Però a volte mi chiedo, lasciando da parte obblighi lavorativi e burocrazia, poi vincerà il lato umano in tutte le altre cose, cioè nelle interazioni sociali, nei rapporti familiari, perché comunque anche da un punto di vista appunto delle amicizie, dei rapporti familiari, degli affetti, abbiamo cominciato a usare molto più spesso le videochiamate. Adesso le usiamo tanto perché non possiamo trovarci di persona, no? Chiamiamo gli amici, chiamiamo i parenti e ci vediamo attraverso uno schermo. Ma poi torneremo a vederci regolarmente di persona oppure diminuirà la quantità di tempo che passiamo insieme di persona e ci faremo, diciamo, prendere dalla convenienza del vedersi in una videochiamata, del vedersi attraverso uno schermo. Ci adageremo su queste innovazioni anche per quanto riguarda amicizie, affetti, eccetera. I rapporti umani in generale, insomma. E comunque anche nell'ambito del lavoro e di tutte queste cose che sono più funzionali che di piacere, era comunque bello avere un contatto umano, è bello avere dei colleghi da vedere tutti i giorni, che diventano poi anche degli amici. Il luogo di lavoro, il posto di lavoro non è solo un posto di lavoro a volte, ma è anche un luogo di socializzazione in cui si sviluppano dei rapporti umani abbastanza importanti. E allora, presumendo che poi torneremo alla normalità, fino a che punto torneremo alla normalità? Sicuramente non torneremo mai del tutto a fare le cose come le facevamo prima, sempre di persona, secondo me. Questa è la mia opinione personale. E allora capiamo fino a che punto. Secondo me, tante cose come riunioni lavorative, per esempio, quindi quelle riunioni che sono solo di routine, continueremo a farle attraverso Zoom, attraverso Skype, eccetera, perché non è un elemento importante il fatto di essere lì di persona, è semplicemente uno scambio di informazioni abbastanza meccanico, no? Cos'altro continueremo a fare online? Spero le collaborazioni su YouTube, perché alla fine se due persone si trovano fatalità per coincidenza nella stessa città, sicuramente si troveranno di persona. Ma il fatto di poter fare delle collaborazioni su YouTube con persone che si trovano in un altro paese o dall'altra parte del paese in cui viviamo è un'opportunità enorme. Apre dei nuovi orizzonti che prima non avevamo nemmeno considerato, no? Era rarissimo prima il fatto di collaborare su YouTube, o non solo su YouTube comunque, ma in qualsiasi ambito creativo, con persone che si trovano distanti fisicamente da noi. Io stesso ho conosciuto, grazie a questo tipo di innovazione, tre persone che hanno tre canali, diciamo, simili al mio, che quindi insegnano l'italiano online,
che sono Mattia di Lingua Franca, Simone di Italiano in 7 minuti e Carlo di Piazza Square Italiano. E sono contentissimo, sono felicissimo di averli conosciuti, abbiamo fatto delle dirette, come vi ho detto prima ho filmato una collaborazione con Simone, quindi insomma è stato sicuramente molto molto utile avere questi nuovi strumenti ed è stato un arricchimento per me, anche da un punto di vista umano e personale. In più penso continueremo a fare tante lezioni private online tramite Skype o tramite Zoom, soprattutto lezioni di lingua per quanto riguarda insomma il mio ambito, ma immagino che in tanti altri ambiti si facciano lezioni online tramite Skype perché è veramente comodissimo, ci risparmia tutto il tempo di andare non so, in una scuola o a casa dell'insegnante, o risparmia la fatica all'insegnante di venire a casa nostra a insegnarci le cose, e in più comunque ci dà la possibilità di scegliere non solo gli insegnanti che vivono nella nostra città, ma di poter scegliere in tutto il mondo gli insegnanti che più fanno per noi. Quindi, cosa penso che invece tornerà alla normalità? Tornerà come prima. Tutte quelle cose che hanno il fattore umano come parte essenziale, ok? Tutte quelle cose in cui il fattore umano è fondamentale. Quindi, per esempio, i concerti, per esempio, uscire con gli amici, per esempio, andare al cinema o andare a teatro, perché comunque l'esperienza della sala, del cinema o del teatro è impossibile da ricreare a casa, è qualcosa che le persone cercano quando vanno al cinema e quando vanno al teatro, non vanno solo per vedere il film e per vedere lo spettacolo teatrale. Quindi, insomma, in questo tipo di cose qui, anche i viaggi forse, i viaggi per forza, perché come fai a viaggiare da casa? A meno che tu non apra Google Maps e Street View, ma chiaramente è tutta un'altra cosa. Quindi tutto questo tipo di cose qui, in cui l'elemento umano è essenziale, torneranno a essere fatte di persona. Però penso che un pochino, da un certo punto di vista, sia un peccato che tutte le attività umane, diciamo, in cui ci troviamo di persona con altri esseri umani, si riducano allo stretto necessario, all'essenziale. E niente, questi erano i miei pensieri a proposito di questo argomento. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti qua sotto. Pensate che torneremo mai a fare le cose come prima? Sì? No? Se sì, fino a che punto? Insomma, fatemi sapere la vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!